Ciao popolo, eccomi qua. Allora, video veloce. Mi è stato chiesto qual è il differente approccio in affilatura tra rasoi con molature diverse, in principal modo i due estremi, non dico il true wedge, il narrow wedge e il full hollow. E allora, va bene, quattro parole, ve le dico subito dopo la novità. Sigla. Che novità! Mo da questo video in poi ve la ciberete sempre per colpa di una figlia scassapalle. Che no, papà, non si fanno così i video, ciuciù, pipì, pupù, papà, ma devi cominciare con una frase, ma poi, ma sopra, ma sotto, dico vabbè, allora per non sentirla, da oggi beccate la sigletta. Ma la colpa, ricordatevi, è della Brancafiglia. Chiusa parente. Allora, differenze d'approccio in affilatura, oggi non affiliamo, non c'ho neanche una pietra pronta, tra i rasoi di diverse molature. Beh, la risposta è molto poco. Vedete, ho preparato subito un po' di rasoi con molature diverse, anzi ve le dovrei mettere così, dal Near Wedge, il classico filarmonica, quindi tutti conoscete full hollow. Questo è un full hollow però con la molatura bellid, e questo è un extra hollow. Questi due sono di Korat Razor, di Ulrich, e questo invece è di Roman Kamlash. Filarmonica è cos'è, come si chiama? Aspetta che mo ce l'ho, me lo leggo? No, non mi ricordo più. Mi ricordo che di cognome fa più. Cos'è Montserrat Pooh? Ok, cosa cambia? Allora, aspetta, che qui, eccomi. E cosa cambia? Cambia che c'era la facciona mia. Eccomi qua. Allora, cosa cambia? Ve lo faccio, cerco di farvelo capire subito. Intanto facciamo un po' di spazio. Cerchiamo di capire le differenze di molatura viste in sezione. Vediamo se riesco a inquadrarvele per bene. Quindi qui passiamo dal near wedge. Wedge vi ricordo che significa in inglese non è altro che la parola cuneo. Quindi questo è quasi un cuneo perfetto, non è proprio un wedge, ma è un near wedge, un quasi cuneo. Vedete la molatura piena, sembra quasi un triangolo perfetto. Poi dal lato opposto abbiamo il full hollow, quindi molatura molto scalata, vediamo, eccola qua la messa a fuoco, lo vedete il classico full hollow, se levo la mano, se leva la messa a fuoco, scusate che però sballa pure il bianco, eccola qua, quindi una molatura molto scalata. Questo ve l'ho portato tanto per farvelo vedere, questo è un altro full hollow però con la molatura bellid, la vedete? Quindi viene scavato parecchio, però poi vicino al bevel c'è un ringrosso per rindurire, anzi per togliere un po' di flessibilità alla lama, perché di quello stiamo parlando. E questo è un extra hollow di Roman Kamlash, una bestia di 10 ottavi, guardate qua, è quasi una lametta per quanto è scavato. Questo è veramente un extra hollow, quindi una molatura estrema. Adesso, tra questi due mettiamoli un attimo da parte, tra questo e questo, che cosa cambia fondamentalmente? Cambia una cosa banalissima, anzi, fatemi cambiare. Cambia una cosa banalissima, che questa lama estremamente scavata è molto flessibile. E quest'altra, essendo una lama piena, è una lama molto rigida. Per cui, vediamo se... Oddio, non vorrei neanche rovinarli.
vedete la piega? Guardate il riflesso. Cioè, questa è una lama, chiaramente essendo molto molata, è molto flessibile, e questa invece, chiaramente essendo una lama piena, è una lama molto rigida. Quindi prima differenza da tenere presente in affilatura. Cosa c'è da tenere presente? Le pressioni in gioco. Mentre con un near wedge, soprattutto in fase di bisellatura, si può spingere più del dovuto perché questo triangolo, questa sezione triangolare è dura, è rigida, per cui anche alla pressione in torsione reagisce molto molto poco. Qui le pressioni vanno ben calibrate perché capite bene che c'è una flessibilità della lama estrema, per cui andando a spingere, a esercitare una pressione maggiore, soprattutto nelle prime fasi, quando c'è da sportare molto materiale, quando c'è da impostare il famoso bevel, una torsione esagerata può deformare completamente la linea di bevel, lo può ingrandire, alzare non di poco, e si può andare facilmente anche fuori geometria. Secondo punto, però vi sono nominato la parola geometria, lo volevo far vedere dopo. Oggi pure c'è un gradito ritorno. Lo ricordate? Il famoso cartonato. Quindi questa è una sezione, ve la posso fare vedere così io a testa in giù, io la metto di lato solo per comodità mia, ma sarebbe giusto vederla così come abbiamo visto gli altri rasoi. Aspettate, sto facendo posto. Il famoso cartonato con la sezione di un rasoio con una molatura normale. Vi ricordate l'angolo di bevel, questo segnato qui? Allora, prima cosa da ricordarsi per non andare in confusione. Quando il rasoio è in geometria, abbiamo detto che tutto il piano del bevel poggia su un piano e il piano è dato dal punto in cui il rasoio tocca, la costa del rasoio tocca il piano, quindi per noi la famosa pietra, e questo è il piano del bevel che si viene a creare sgrattugiando. Se la vogliamo mettere per bene, qui sotto noi fate finta che il righello sia la nostra famosa pietra, ci vado a mettere il rasoio in affilatura, quando vado ad impostare il bevel, alla fine delle operazioni avrò questa situazione, che avrò creato un piano tra dove tocca la costa, ve lo ripeto, e il piano che giace, il bevel che giace tutto su questa linea d'orizzonte. Sull'altro lato la stessa cosa. Quando il lavoro sarà stato effettuato per bene, scusate qua si alza un po' ma è il cartonato un po' deformato, fa pure rima, io avrò creato questo famoso angolino di bevel. Anzi, facciamo una cosa, rimaniamo un attimo in questa situazione. Questa è una molatura, ok? Quanto incide la molatura sull'angolo di bevel? Niente. Che questa molatura fosse stata così, come la vedete, fosse stata più accentuata, fosse stata leggermente inferiore, alla fine questo angolo che si viene a formare, quindi il famoso angolo di bevel, non sarebbe cambiato, avrebbe avuto sempre la stessa misura. Vi ripeto, qui vi rendete conto della flessibilità perché asportando materiale su un lato, su una faccia del rasoio e sulla faccia opposta, chiaramente la vedete in sezione che c'è molto meno materiale, per cui eccola la flessibilità da dove viene. Che cosa cambia? Al massimo può cambiare l'altezza di questo bevel. Voi provate a immaginare questa sagomina in cartone come un triangolo pieno vero, chiaramente tutto il lato del triangolo avrebbe appoggiato sulla pietra, per cui cerchiamo di capirci bene perché è il punto fondamentale di tutto il discorso.
non cambia angolo di bevel, l'angolo creato è sempre lo stesso, in linea, ma neanche puramente teorica, in linea pratica un true wedge, quindi un cuneo vero, un cuneo pieno, è un triangolo perfetto, quindi non c'ha nessun accenno di molatura, per cui il bevel corrisponde all'esatta altezza della lama, perché tutto il lato del rasoio avrebbe toccato sulla pietra, da un lato e dall'altro. Quindi non ci sarebbe stato un bevel visibile più il resto della lama visto sotto il microscopio. Ci sarebbe stato un bevel grande quanto tutta l'altezza del rasoio. Ok? Fate finta che quel buco in mezzo non c'è. Se fosse stato un true wedge sarebbe stato un triangolo perfetto senza quel buco, quella scavatura che è la molatura. Quindi tutto sarebbe stato tutto bevel dalla punta, dal tagliente fino al punto in cui la costa incontra la pietra. Oh, però, allora, intanto c'è da dire, veri true age, difficile, difficilissimo trovarli, sono mosche bianche. In quel caso così, tanto per, scusate, io ogni tanto me la spippacchio, in quel caso dice, ma come si fa a evitare il bevel gigante? In quel caso ci vuole tanta bravura, scusate, ci vuole la mano allenata, e i rasoi si affilano a costa alzata. Però, prima di affilare a costa alzata, cioè io non devo fare l'affilatura classica che noi facciamo, è questa, facciamo poggiare per bene tutto il rasoio sulla pietra, ripeto, per voi il righello è una pietra, facciamo poggiare per bene così da avere due punti fissi, lavoriamo a scorrimento su questi due punti fissi, ma vi ripeto, fosse stato questo un true wedge avremmo creato un bevel di 8 ottavi di pollice, quindi un pollice pieno, 2,54 cm sarebbe stato alto quel coso. Allora, il sistema è lavorare a costa alzata. Per creare un bevel, diciamo, decidiamo noi l'altezza di quanto deve toccare il rasoio sulla pietra, ma c'è un però. C'è un però. Dobbiamo andare a misurare questo benedetto rasoio, lo dobbiamo misurare per forza, ripeto, non ve lo immaginate così, ma sempre true wedge. Lo dobbiamo andare a misurare l'altezza, la larghezza della costa e vedere naturalmente che geometria porta per vedere di quanti gradi è l'angolo, perché è ovvio, è facile immaginare che lavorando a costa alzata noi è vero diminuiamo l'altezza del bevel, ma è altrettanto vero che lo apriamo questo angolo. Ritornando sempre giù, se questo che vedete segnato qui è l'angolo della geometria naturale di questa lama, se io vado a fare questo, vado a filare a costa alzata, faccio toccare in un altro modo il bevel, quindi decido io fino a che punto deve toccare e che punto è, ma cambio l'angolo, lo rendo molto più aperto e l'angolo sarà tanto più aperto quanto tengo alzata la costa sulla pietra. Do un'incidenza diversa ai due lati che mi formeranno l'angolo di bevel. Perché ho detto di misurarlo? Perché fino a che abbiamo margine per giocare, io vado a misurare un rasoio true wedge e lo vedo che ha 17 gradi e mezzo, mo la sparo così, mi alzo di costa in affilatura, lavoro a costa alzata a similitudine dell'affilato del coltello, passatemi il termine. Non saranno più 17 e mezzo, saranno
18 e mezzo, anche 19, che siamo al limite, ma ancora è un angolo usabile nella filatura del rasoio. Ma se io già lo trovo un true edge a 19 gradi e in più alzo anche la costa nel momento in cui vado ad affilare, alla fine veramente ho creato un coltello, cioè un angolo superiore ai 20 gradi che non sarà mai un angolo performante sul viso. La barba come al solito ci si fa, ragazzi, parliamoci chiaro, la barba alla fine si fa, però non è una barba, diciamo, molto confortevole. Diciamo che, allora, levato il caso estremo del true edge, ma in realtà sul mercato quelli che si trovano in maggior numero sono i near wedge, ve lo faccio rivedere un'altra volta. Tra l'altro rasoi che hanno anche poco mercato perché molta gente ha paura di approcciare questo tipo di affilatura, vedete? Distrattamente può sembrare un cuneo perfetto, ma in realtà un accenno, un minimo di molatura c'è. Ok, cioè in questo caso io come mi comporto? Nel modo più semplice del mondo. Per non ingrandire il bevel, anzi guardate in questo caso il bevel come risulta ancora molto piccolo, lavoro con i nastri. In questo caso ci è voluto un solo nastro per ottenere un bevel praticamente microscopico. E a proposito, ve lo faccio vedere al microscopio per cercare di capirsi. L'ho già regolato con un ingrandimento abbastanza basso, ma proprio per cercare di inquadrare più porzione possibile. Eccolo qua, scusate, il rasoio ha pure lavorato un bel po', sarebbe ora di ripassarlo su pietra. Anzi, porto il bevel in alto, riprendo vabbè, l'ho detto oggi non viene, si vede che piove. Riprendo la messa a fuoco, io vado col tempo. Vedete, aspetta, se non vi do il dato, allora, questi sono 8, 8, 16, 160 ingrandimenti, quindi parliamo di un ingrandimento medio, vi ripeto, sempre 160 ottici, non le lentine cinesi, quindi un bel ingrandimento. E come vedete, anche sul near wedge, non necessariamente significa avere un bevel altissimo, il bevelone gigante, eccetera, eccetera. Se le geometrie sono corrette, chiaramente un po' di nastro per dargli un po' di approvamento verso il tagliente, verso il filo, e si riescono a ottenere dei buoni risultati in termini di estetica, perché poi alla fine, e ve lo ripeto fino alla nausea, un angolo è un angolo. Mo che questo angolo si fermava qui dove ho le dita, o questo angolo arriva qui, è più alto, quindi è solo un risultato estetico diverso, ma i gradi che compongono questo angolo sono gli stessi. Questo va capito e va memorizzato, deve essere un dogma di fede. Un micro bevel che sotto il microscopio è piccolo, 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 ecco, quindi dal tagliente fino a dove ho le dita. No, no, lo devo far vedere bene perché poi non ci voglio ritornare più. Ecco l'angolo. Un micro bevel fino a dove ho le dita, anzi, porca madosca, oggi voglio far cagacavoli. Allora, fino a dove metto il segno con la riga. Aspetta, lo so, non è che voi non sapete come mi devo muovere tra webcam e luci. Quindi, eccolo là. Quel micro bevel, quello che ho messo sotto il microscopio, un bevel corto, 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 corto. Ah, madonna, che micro bevel che ho fatto, veramente fatto bene. Sì, è un bel risultato estetico. Oppure questo, fino ad arrivare a questo, cambia l'estetica sul rasoio. Questo chiaramente sarà un bevel molto più visibile, ma vi rendete conto che stiamo parlando dello stesso angolo? Ho visto così su un totale, se questo è il totale da qui a qui del rasoio, ho visto così,
ho visto così, parliamo dello stesso identico angolo e quell'angolo è il risultato proprio geometrico, per quello c'è in geometria, tra l'altezza della lama e lo spessore della costa. Facendo i dovuti calcoli mi viene fuori un angolo. Cioè, questa è geometria delle scuole medie. Quindi l'angolo più alto, l'angolo più basso è un risultato esteticamente diverso, ma aspettate, funzionalmente identico. Un angolo da 18 gradi è un angolo da 18 gradi, che il bevel sia cortissimo, un micro bevel o un bevel lungo 2 cm, un angolo è un angolo. Chiaro? Non ci si ritorna più. Per cui adesso ritorniamo al focus di tutto il video. 20 minuti, non mi sono fermato un attimo, non volevo fare più corta, differenti tipi di approccio. Vogliamo fare vogliamo concludere un po' il discorso. Allora, peculiarità. Mi riprendo il near wedge da sotto il microscopio. Peculiarità. Near wedge, vedete? Senza manco cercare troppo la messa a fuoco, sì, dai, vabbè, fatemi fare le cose fatte bene. Piano di lavoro. Eccolo qui, near wedge, lo vedete? Quindi lama piena, assolutamente poco, quasi niente flessibile, per cui i principi in affilatura del near wedge si può dare maggior torsione, si può spingere un po' di più sulle grane basse quando c'è da asportare molto materiale, perché comunque il rasoio è rigido come una stecca da biliardo, per cui non si rischia di andare fuori geometria. Non si rischia, sui rasoi near wedge è facile, soprattutto quelli vintage, quelli usati, è facile trovare dei rasoi con bevel molto grandi, con bevel molto visibili, però ve l'ho detto, ho cercato di ridarvi la piccola dimostrazioncina, è solo un problema estetico. Il taglio, l'angolo di bevel va semplicemente misurato, non c'è da interpretare, qui non si può buttare tutto in caciara come al solito. Ah, ma io ne sono soddisfatto, ah, ma sul mio viso funziona di qua. Io sono contento per te se sul tuo viso un certo tipo di angolo funziona, ma la valutazione dell'angolo è una valutazione prettamente geometrica, ci vuole la formuletta, poi chi la sa perché a scuola era un secchioncello e ancora se la ricorda, chi non la sa e c'ha l'applicazioncina sul cellulare, chi come me anziché impazzirsi sul cellulare, visto che sono cieco come una talpa, si è messo un bel foglio Excel sul computer con tutte le formule già impostate, per cui quando gli vai a mettere le misure, l'altezza del rasoio, la larghezza della costa, il foglio ti tira fuori gli angoli corrispondenti, quindi comunque tutti i metodi sono buoni, ma è un metodo proprio geometrico preciso. Quant'è la misura di questo angolo? Ripeto, l'estremizzazione di questo concetto è un vero cuneo, quindi un triangolo perfetto, appoggerebbe tutto sulla pietra che si sta usando in affilatura. Quindi virtualmente noi avremmo un bevel lungo esattamente quanto è l'altezza della lama. Come si fa in quel caso? Si lavora a costa alzata. Serve? No, perché i veri wedge, i true wedge, difficilmente li trovate sul mercato. Il concetto opposto, e gli voglio dedicare veramente un minuto d'orologio perché ne abbiamo parlato fino alla nausea, è un rasoio estremamente molato in casa, ce l'abbiamo tutti quanti perché mediamente
sono l'80% del mercato sono full hollow, già gli extra hollow sono pochi, i quarter hollow sono pochi anche loro. Quindi ricordiamoci, eccolo qua, prendo questo per estremizzare il concetto. È chiaro che, eccolo qua, è difficile la messa a fuoco, eccola. È chiaro che quando abbiamo una lama estremamente molata, poi in questo caso è anche molto alta perché sono 10 ottavi di pollice, è chiaro che guardate come cambia il riflesso della luce sulla lama quando vado a spingere, lo vedete? Si vede la punta bianca perché va a inquadrare la luce che sta illuminando il tavolo, va a riprendere quel riflesso. Guardate quanto è elastico un extra hollow. Quindi qui i consigli sono, non dico all'opposto, ma quasi. Qui più è flessibile la lava, più non vanno effettuate le torsioni o comunque vanno effettuate in maniera molto molto controllata se si vuole mantenere una buona geometria di bevel, perché alla torsione corrisponde una flessione della lama e alla flessione della lama corrisponde un cambio di quel famoso angolo, per cui io questo lo posso misurare come voglio, l'altezza per lo spessore della costa, ma se poi vado a spingere sulla pietra, l'angolo che mi verrà non è quello che mi ha dato l'applicazioncina o il foglio Excel o i calcoli che mi sono fatto da solo. Se io qui vado a fare torsione, quell'angolo sarà diverso e sarà leggermente più acuto, con la differenza che intanto i punti di torsione sul rasoio faranno in modo tale, sul bevel faranno in modo tale che quel bevel difficilmente sarà uniforme, perché in ogni punto la lama flette in una maniera diversa, ok? Quindi difficilmente ci sarà un bevel netto, ma ci sarà un bevel che che ha risentito i vari punti di pressione e ci sarà un angolo risultante che difficilmente può essere calcolato a priori, perché non potete calcolare a priori torcendo di quanto state andando a deformare, ma ripeto, sono torsioni estreme, perché un minimo di pressione anche con questi va fatta nel momento della bisellatura. È chiaro che poi la pressione e la torsione diminuiscono mano a mano che aumenta la finezza della pietra, mano a mano che andiamo in finitura. Si comincia con un lavoro da boscaiolo e si finisce col pennellino di Raffaello, tanto per capirsi. Questo qui, il filarmonica, che ho portato, perché le lame filarmonica o simil filarmonica, cioè comunque a dire questo tipo di molatura qui, quindi la molatura, la classica full hollow, il filarmonica, questo sono, non si riesce a prendere la messa a fuoco, eccola qua. Filarmonica sono in quadra piena, sono 8 ottavi, molti rasoi che girano sul mercato sono da 6 ottavi, ma la molatura, ecco, forse sul nero della stufa si riesce a capire un po' di più. La molatura è questa. Anche queste sono lame decisamente flessibili. Vediamo se riesco a fare il gioco. Vedete che già è molto più duro. Ecco, si vede la luce che cambia, ma va sicuro che ci sto mettendo una buona pressione per sfruttare l'elasticità dell'acciaio, ok? Quindi facciamo una conclusione veloce perché altrimenti diventa troppo lungo come al solito. Quanto sono arrivato? 29 minuti. Io se non faccio mezz'ora non sono contento nella vita. Allora, mi è stato chiesto differenze di approccio tra molature piene e molature molto scavate. Andando al succo, molature piene non hanno paura delle pressioni in torsioni perché sono lame, essendo piene, molto rigide, per cui si può dare maggiore pressione e si può azzardare anche una torsione maggiore, cosa assolutamente sconsigliabile invece d'altro canto
su molature molto scavate, full hollow, addirittura le extra hollow. Il problema aumenta, ricordatevi, tanto più quanto più è alto il rasoio, perché è chiaro che un full hollow con la lama da 5 ottavi fletterà sempre molto di meno di un full hollow con una lama da 8. Quindi attenzione alle pressioni che devono essere inferiori, attenzione alla pressione in torsione, che anche in quel caso deve essere inferiore, perché entra in gioco la flessibilità della lama. Detto questo, sempre a fattor comune, ricordatevi che la differenza di altezza di bevel, e spesso si trovano dei bevel importanti proprio sui near wedge, è solamente un valore estetico, perché un angolo di bevel è un angolo di bevel che viene dall'altezza della lama e dal suo spessore, è un calcoletto geometrico, vi dà l'angolo di bevel, quindi se non subentrano forze estranee, tipo le deformazioni in flessibilità, l'angolo è quello, la ricerca del bevel sempre più corto, sempre più basso del famoso micro bevel è solamente un vezzo estetico che nulla aggiunge alla qualità di taglio del rasoio. Ok, il discorso poteva anche andare avanti, però essendo passati 31 minuti, ve li rifaccio rivedere così per divertimento l'ultima volta. Corat, filarmonica. Ah, questo è, addio, il Roman Kamlash, e questo è l'altro Corat che non so dove metterlo. Near Luigi, eccolo qui. Questo è il Basic 2, tanto per chi vuole sapere. Scusate l'editatone che io ho fatto sopra. Rieccomi qua, quindi spero almeno di aver soddisfatto quella persona che nei commenti di un altro video mi ha chiesto: mi fai vedere un po', vogliamo parlare delle differenze di approccio dalla filatura, dai near wedge. Il discorso si poteva pure concludere banalmente, affila, non rompe, perché quale differenza d'approccio? La lama la passi sopra una pietra, vedi come abbrate quella pietra, vedi quanto materiale stai asportando e lì modifichi il polso, modifichi la pressione, modifichi la torsione. Abbiamo voluto fare un discorso un po' più in generale, facciamo il discorso un po' più in generale, ma fondamentalmente ricordatevi che l'affilatura non è un'attività stregonesca, non ci servono gli alchimisti del 1300 per imparare ad affilare. L'affilatura fondamentalmente è logica, fondamentalmente l'affilatura è solo buonsenso, tutto lì. Ragazzi, detto questo vi saluto, vado a vedere qual è il bottone per terminare la registrazione, eccolo qui, l'ho preparato, per cui così come ho fatto all'inizio, mo ve lo faccio pure alla fine per colpa della branca figlia. Vi saluto a tutti quanti, al prossimo video e ciao popolo!